Ciao miao, se non ci conosciamo, piacere, sono Esther, sono una cosplayer e questo è il canale, parlo di cosplay, anime e manga e tutto ciò che mi piace. Era da un po' che non facevo un video a tema anime ed eccomi qua tornata. Nel video di oggi vi consiglierò 5 anime che potete vedere in poco tempo, sia per la loro durata sia per il fatto che vi terranno incollati allo schermo. Può capitare di avere una giornata intera da dedicare solamente a vedere anime, quindi se state cercando qualche consiglio, eccovi i miei suggerimenti. Prima di iniziare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale, mi aiutereste tantissimo, grazie! Se avete voglia potete seguirmi anche sui miei altri social e abbonarvi al canale se volete supportarmi. Direi di iniziare! Primo anime della lista, Erased. Il titolo originale è Bokudake ga inai machi, ovvero la città in cui io non ci sono. Per fare prima lo chiamerò col titolo inglese Erased. È davvero strano che non vi abbia ancora mai parlato di questo anime qui sul canale perché lo amo. Erased racconta la storia di Satoru Fujinuma, ragazzo di 29 anni con una strana abilità. Senza che lui lo voglia, può tornare indietro nel tempo di qualche minuto ogni volta che sta per accadere qualcosa di brutto. Di solito quindi cerca di capire cosa c'è che non va nei dintorni e impedire che accada qualcosa di pericoloso. Per una cosa che succede nel primo episodio, ma che non vi dirò per tenervi sulle spine, Satoru viene rimandato indietro a quando aveva 11 anni e faceva le elementari. Decide quindi di sfruttare l'occasione per salvare la vita a Kaio Hinazuki, la sua vecchia compagna di classe che sparì improvvisamente nel periodo in cui un serial killer uccise 3 bambini facendo incriminare un suo amico. L'inizio di questo anime è davvero wow, le premesse sono ottime, la suspense vi mangerà vivi, avrete voglia di vedere un episodio dopo l'altro. L'elemento dei viaggi nel tempo non è la parte più importante di questo anime, lo è piuttosto il mistero dell'identità di questo assassino, nel vedere se Satoru sarà in grado di proteggere la sua amica Hina. Se vi piacciono i gialli e i polizieschi, questo è un anime che fa per voi. Io l'ho adorato. Passiamo al prossimo, Happy Sugar Life. La prima volta che ho visto la schermata, sei ancora qui su Prime, è stato quando ho visto questo anime. L'anno scorso sono andata in vacanza con una mia amica e mi sono ammalata. Siamo quindi rimasti a casa per un giorno intero a vedere questo anime. Se dovessi rifare il video degli anime che ingannano all'apparenza, sicuramente inserirei questo anime nella classifica. Vi lascio il link qua sopra. Nonostante il titolo e la protagonista dai capelli rosa col nome che vuol dire zucchero, Happy Sugar Life è un horror psicologico. Sato Matsukaza è una liceale molto carina e popolare con gli uomini. Tuttavia, un incontro casuale con una bambina di nome Shio fa capire a Sato per la prima volta cosa si prova ad amare qualcuno. Nonostante il suo aspetto innocente, Sato è disposta a fare qualsiasi cosa per proteggere la sua amata e garantire che la loro Happy Sugar Life rimanga intatta. La storia narrata diventerà sempre più oscura, ma nello stesso tempo sempre più appassionante. Ha un buon ritmo, ci sono delle scelte di regia davvero molto particolari e ben fatte. E ad una certa inizierete a chiedervi: ma per chi sto tifando? Molti dei personaggi principali e secondari vengono presentati come se fossero persone normali, affidabili, e poi si scopre che sono tutti instabili mentalmente, uno con un problema diverso dall'altro, tranne un personaggio che non dirò chi è. Se l'avete visto fatemi sapere nei commenti così possiamo chiacchierare di nascosto e fare spoiler. Se invece non l'avete visto e volete passare una giornata intensa, vi consiglio di vederlo, magari con un amico come ho fatto io. Prossimo, La via del grembiule. Questa serie è di 10 episodi, ognuno dura dai 16 ai 19 minuti, compresa di sigla, quindi se vi prende riuscirete tranquillamente a vederlo in mezza giornata. La via del grembiule si tratta di una breve commedia sulla vita di tutti i giorni di Tatsu, un ex leggendario membro della Yakuza, che ora fa il casalingo. È super divertente e vi divertirete sicuramente a guardarlo. I personaggi sono pochi, semplici ma memorabili. Anche la recitazione è davvero ottima e nonostante sia doppiato in italiano, vi consiglio di vederlo in giapponese, così potrete cogliere meglio l'interpretazione di Kenjiro Tsuda. Questo anime ha ricevuto molto hate dal lato visivo perché, ammettiamolo, lascia parecchio a desiderare. In molti l'hanno definito l'anime PowerPoint, perché le animazioni sono così ridotte al minimo che potrebbe tranquillamente trattarsi di una presentazione PowerPoint, con delle semplici animazioni tra una slide e l'altra. Ammetto che all'inizio ero molto confusa da questo fatto e capisco la delusione di molti, ma alla fine è semplicemente un approccio diverso, quasi un tributo al manga, che per un prodotto leggero come questo ci può stare. Vi consiglio comunque di darci un'occhiata, è davvero divertente. Quarto anime, Così parlò Rohan Kirishibe.
non consiglierei a nessuno di vedere un'intera serie di JoJo in una sola giornata, non credo neanche sia possibile. L'unica eccezione è sullo speciale appunto di Rohan Kirishibe, uno dei personaggi principali della parte 4 di JoJo, famoso mangaka e portatore di uno stand che può scrutare le persone e modificare le informazioni su di loro come se fossero un libro. In questi 4 episodi seguiremo 4 disavventure che Rohan Kirishibe ha vissuto in prima persona o di cui ha sentito parlare. Tutte decisamente diverse tra di loro, ma una più pazza dell'altra. L'ultimo episodio mi ha particolarmente turbato. Se l'avete visto, parliamone pure nei commenti. Le musiche sono molto belle e le animazioni sono di alto livello. Confrontandole alla serie principali, secondo me sono anche migliori. Poi su Netflix c'è il doppiaggio in italiano e sentire qualche personaggio di Diamond is Unbreakable parlare in italiano anche solo per pochissimo mi ha molto emozionato. Penso che la parte 4 sia la mia preferita, fatemi sapere la vostra nei commenti. Vi dirò anche che non serve essere grandi esperti di JoJo per vedere questi OAV. Magari vi servirà giusto sapere cosa sono gli stand, i portatori di stand, proprio le cose base di JoJo e sapere anche che succedono un sacco di cose bizzarre, ecco. Per finire vi parlo di un anime che mentre sto registrando questo video è ancora in airing, ma penso che quando uscirà probabilmente sarà finito o appena finito. E inoltre secondo me nessuno mai vi consiglierà questo anime. Sto parlando di Tomodachi Game. Ecco in breve la trama. Yuichi Katagiri è un liceale che ha a cuore la sua stretta cerchia di amici, composta da 4 compagni di classe: Yutoriko Korogi, Shio Sawaragi, Makoto Shibe e Tenji Mikasa. Tuttavia, i fondi per l'imminente gita scolastica vengono rubati e i sospetti cadono sui responsabili della raccolta dei soldi, 2 degli amici di Yuichi. Subito dopo tutti e 5 vengono rapiti e costretti a giocare il gioco dell'amicizia per poter saldare il debito dei soldi rubati. È molto interessante che i giochini psicologici di Tomodachi Game siano tutti basati sulla fiducia che hanno gli uni per gli altri. Ed è ancora più interessante il fatto che tra di loro c'è un colpevole, colui o colei che ha iscritto tutti quanti a questo gioco e che ha rubato i soldi. E potrebbe essere chiunque dei 5. Qualsiasi nuovo elemento che esce fuori su ognuno di loro risulta sospetto. Questo è un anime da vedere un episodio dopo l'altro perché vorrete sapere quali saranno i prossimi giochi, come li affronteranno, poi ci saranno vari colpi di scena, rivelazioni, ma la cosa che quasi vi costringerà a vedere un episodio dopo l'altro è che ogni maledetto episodio finisce con un enorme cliffhanger. Sarà impossibile dropparlo se siete anche solo un pochino curiosi. Non stiamo parlando dell'anime più bello di sempre, le animazioni sono abbastanza bruttine, alcune cose non vengono proprio trattate benissimo, ma è una di quelle serie che continuerà a tenervi sulle spine e che vi farà venire voglia di continuare a vederlo pur sapendo che non è un granché. E questi sono gli anime che vi consiglierei di vedere in 24 ore. Non passate le intere giornate a vedere anime, ma se volete questi sono i miei consigli. Spero di avervi consigliato qualcosa un po' diverso dal solito. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarmi un mi piace e fatemi sapere nei commenti quanti di questi anime avete visto, quale vi interessa di più. Grazie mille per aver visto il video fin qua, io vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!